A Sendit oggi parliamo di muzzle brake, ovvero il freno di bocca. Sì, oggi voglio approfondire appunto l'argomento del freno di bocca perché vi ho spesso accennato appunto a questo accessorio che è montato anche sulle mie carabine per tiro a lunga distanza, ma non abbiamo mai parlato in modo approfondito. Lo faremo analizzando questo fantastico muzzle brake della APW, che sta per Axis Precision Work, un'azienda che ha sede a Cape Town in Sudafrica, creata da due grandissimi appassionati ma anche grandi sportivi con una grossa esperienza sulle spalle. Parliamo appunto di tiro a lunga distanza, tiro di precisione, i quali hanno deciso di mettere su una startup, un'azienda, e realizzare in base alla loro grande esperienza appunto degli accessori adatti a migliorare appunto il tiro a lunga distanza, quindi a migliorare le prestazioni delle nostre carabine. E lo faremo analizzando questo fantastico muzzle brake Raptor a 5 porte con filetto 5 ottavi 24 che andrò a montare sulla mia carabina Ruger Precision Rifle in 308, appunto per provare quali effetti migliorativi possa dare un oggetto come questo appunto installandolo sulle nostre carabine per tiro a lunga distanza. Questo oggetto è un oggetto davvero tecnologicamente avanzato, con materiali devo dire si sente già semplicemente prendendolo in mano di altissima qualità. Parliamo di più di 250 grammi di acciaio lavorati con grandissima precisione. Le 5 porte che vedete sono studiate, progettate con dei programmi appositi al computer, all'interno hanno delle sagomature particolari e servono appunto a deviare i gas in uscita dalla canna al momento che il nostro proiettile, la nostra ogiva lascia appunto la canna della nostra carabina. I gas che la spingono in parte verranno deflessi appunto da queste finestre, chiamiamole così, che hanno degli angoli particolari, e queste quindi faranno da freno, perché i gas proiettati indietro con degli angoli particolari andranno a limitare di molto il famoso rinculo della nostra carabina. Sul 308 in particolare questo effetto sarà davvero molto apprezzato. Quindi ve ne parlerò molto velocemente, poi lo monterò sulla mia appunto carabina Ruger e la andremo a provare direttamente in poligono. Allo stesso tempo vi dico che lo stesso test lo farà proprio in contemporanea un mio carissimo amico che si trova nella zona di Catania, in Sicilia, è anche lui un tiratore che sta partecipando al torneo Sabatti e ha ricevuto lo stesso tipo di freno di bocca e lo monterà sulla sua carabina Sabatti sempre in 308, che ha caratteristiche molto simili alla mia Ruger, in quanto è lo stesso calibro, la canna poco più lunga, ma spara comunque lo stesso tipo di munizioni che utilizzo io, quindi le 175 grani commerciali della Fiocchi. Quindi potremo valutare allo stesso tempo in due praticamente se ci sono degli effetti migliorativi, quanto questi effetti si notano e si sentano. Prima di iniziare voglio fare i miei ringraziamenti all'Armeria Regina, una delle armerie più famose in Italia e sicuramente una delle più fornite, che mi ha mandato questo fantastico muzzle brake APW appunto modello Raptor a 5 porte da montare sulla mia carabina per farne il test. Vi metto sotto in descrizione il link al prodotto e il link ovviamente all'armeria. Se non la conoscete andate a dare un'occhiata, è una delle armerie davvero più fornite, ma soprattutto i titolari sono delle persone molto competenti nel settore armiero, quindi qualsiasi sia la vostra necessità, il vostro bisogno, interpellateli, perché sicuramente sapranno risolvere e aiutarvi appunto ad acquistare quello che è meglio per voi.
Nel mio caso li avevo interpellati perché cercavo qualcosa che mi aiutasse a ridurre il rinculo della mia carabina Ruger Precision Rifle in 308. Questo perché quando eseguiamo tiri a lunga distanza è molto importante riuscire a mantenere il follow through, cioè praticamente a seguire nel volo il proiettile e vedere dove va a impattare, perché se manchiamo il nostro bersaglio è molto importante vedere dove abbiamo colpito intorno al bersaglio, perché si solleverà della terra ad esempio, e quindi capire quali sono le correzioni da dare al secondo colpo per appunto poi andare a bersaglio. Per fare questo c'è bisogno che la carabina sia più ferma possibile. Il 308 è un calibro un po' nervosetto, tende parecchio diciamo a muoversi perché il rinculo è abbastanza forte. Il mio Ruger monta un freno di bocca proprietario appunto della Ruger, che però è un po' piccolino e funziona ma fino a un certo punto. Parlando appunto con l'Armeria Regina mi dicevano che questo prodotto che loro trattano è uno dei migliori al momento diciamo sul mercato, soprattutto anche per quanto riguarda il prezzo prestazioni, perché diciamo il prezzo di questo oggetto non è neanche particolarmente elevato, anche se devo dire quando mi è arrivato e ho aperto la scatola sono rimasto colpito dalla qualità che si nota subito e si sente anche solo tenendolo in mano appunto. Ora se hanno colpito nel segno grazie alla loro grande esperienza montando questo strumento, perché alla fine questo è, sulla mia carabina dovrei avere una riduzione del rinculo anche notevole. Vi dico questo perché sono andato sul sito della Axis Precision Work a dare un po' un'occhiata a quello che producono, diciamo a darmi un po' diciamo, un'infarinata appunto su questa azienda, e sulla loro pagina è visibile anche un grafico che mostra, secondo i loro studi, le loro analisi, i loro test sul campo, quali sono appunto le riduzioni del rinculo che hanno misurato sui vari calibri, compreso appunto il 308, montando questo tipo di freno di bocca, perché non vi ho detto che questo freno di bocca comunque va bene per una serie di calibri fino al 338, dopodiché c'è un altro modello adeguato a calibri superiori, e vi dicevo questo grafico mostra una riduzione quasi del 50%. Se questo è vero, e io non vedo l'ora di provarlo, ve lo dico, il risultato dovrebbe essere molto interessante. Quindi prima di montarlo vi dico, la scatola con cui arriva è questa, molto carina. All'interno troviamo ovviamente, oltre a questo fantastico oggetto, troviamo anche una siringhetta con un grasso che resiste al calore da applicare appunto per facilitare l'installazione. L'installazione è semplicissima in quanto questo oggetto è stato studiato in modo che lo possa fare chiunque, diciamo direttamente senza rivolgersi all'armeria. Questo perché ha praticamente questa ghiera che si monta diciamo sulla canna della nostra carabina, dopodiché basterà avvitare nella posizione corretta, tenendo ovviamente il nostro muzzle brake perfettamente in bolla, una volta diciamo in posizione stringeremo questa brucolina e il gioco è fatto. Quindi anche smontarlo ad esempio per fare poi una pulizia approfondita o semplicemente perché abbiamo diciamo qualche necessità appunto di smontarlo non sarà affatto complicato. Sono curiosissimo di provarlo in prima persona, ma anche sono molto curioso di sapere come sarà andata appunto al mio amico Alessandro, il tiratore di Catania. Quindi non vi faccio perdere altro tempo, vado immediatamente a montarlo. Noi ci vediamo direttamente in poligono per la prova. Allora, mi trovo al Long Range Shooting di Roma, ho piazzato questo gong da 20 cm sulla linea dei 600 yard, quindi 550 metri. Il poligono da cui tiriamo, le postazioni ve le mostro. Ok, come vedete sono quelle laggiù. Allora vi dico subito che avevo ragione, avevo intuito che la diversa geometria interna del freno di bocca avrebbe apportato delle piccole modifiche alla traiettoria del mio proiettile. In effetti ho dovuto fare una piccolissima correzione, ho dovuto salire di un paio di clic sul verticale rispetto al mio azzeramento diciamo preesistente, mentre invece per quanto riguarda la deriva non ho dovuto toccare nulla. Preso. .6 766.6
quindi comunque anche abbastanza stabile questa munizione nella sua velocità, poi per essere una commerciale. Ok, allora intanto vi dico che il follow through riesco a farlo, sto vedendo tramite l'ottica gli impatti e sono a 16 ingrandimenti, che sono anche parecchi, diciamo. Sono un po' più alte del solito per quanto riguarda appunto gli ingrandimenti utilizzati, perché comunque c'è un pochino di miraggio, fa sempre abbastanza caldo, anche se per fortuna si è annuvolato, quindi il bersaglio si vede meglio del solito. Lo seguiamo, tanto la velocità è salita a 774, la canna si sta scaldando. Allora sto seguendo le velocità, quindi le sto registrando con il mio Xero C1 Pro e ho notato che non c'è stata nessuna variazione, diciamo, nella velocità d'uscita della mia munizione, quindi non va a inficiare, diciamo, sulla velocità del proiettile, e questa è una cosa molto importante. Oltretutto sto notando un notevole miglioramento nel rinculo dell'arma, infatti riesco a rimanere tranquillamente in linea con l'ottica e a vedere l'impatto. Lo potete vedere, riesco a non togliere l'occhio dall'ottica, a seguire il volo del proiettile fino all'impatto. Ma poi vogliamo mettere anche quanto è bello, rende davvero molto aggressiva la mia carabina, e questo mi piace molto. Ecco, forse lo spazio, il vento è aumentato adesso. Okay, 773. Allora, qui è l'unico colpo che ho sparato a 200 metri e non è cambiato molto, ci siamo. E ci siamo trasferiti in Sicilia dal mio amico Alessandro Ferraro a Catania, che ora eseguirà dei tiri con la sua Sabatti Tactical Evo, sulla quale però in questo momento è ancora montato il freno di bocca originale Sabatti, che ha un effetto sulla riduzione del rinculo ma abbastanza limitato. Lo potrete vedere in quanto ho rallentato un po' il video per rendere più evidente lo spostamento, e ora vi traccerò dei marker prendendo come riferimento la fine della calciatura, quindi la fine dell'handguard praticamente, in maniera di evidenziare quanto si sposti la carabina nonostante sia appoggiata ovviamente sulla spalla del tiratore. Quindi ora vi traccio i marker, sta per eseguire il tiro, vedete quanto si è spostato. Adesso ripeterà il tiro, quindi potremo apprezzare meglio. È praticamente esattamente la stessa distanza, diciamo. Ora invece qua ha montato già il freno di bocca Raptor, e ora vi traccio un marker praticamente per evidenziare la posizione del bipiede. Guardate il momento che spara quanto poco si sposta indietro, guardate, un paio di centimetri forse, quindi veramente un effetto evidente di questo freno di bocca per quello che riguarda appunto la riduzione del rinculo, quindi diciamo offre un certo vantaggio. E siamo alle conclusioni. Allora, il mio parere non può che essere positivo. Posso soltanto approvare
questo prodotto della APV, la Axis Precision Work. Questo freno di bocca, il modello Raptor a 5 porte, adatto al calibro della mia carabina, quindi al 308, devo dire ha lavorato molto bene. In effettivamente il rinculo della mia carabina si è ridotto abbastanza, anche se il freno di bocca originale della Ruger già lavorava abbastanza bene, ma devo dire che con questo è notevolmente migliorata la mia possibilità di follow through, cioè di riuscire a seguire fino all'impatto il proiettile, quindi non perdere la linea di vista con l'ottica, che è un fattore molto ma molto importante quando si fa tiro a lunga distanza. Ringrazio anche tantissimo il mio amico Alessandro Ferraro, che ha fatto lo stesso test praticamente in un altro poligono a Catania sulla sua Sabatti. Anche il fattore estetico, devo dire, almeno a me piace tantissimo, è davvero molto aggressivo, soprattutto non è eccessivamente largo, ma ha questo design, devo dire, molto militare, molto aggressivo, appunto come dicevo prima, che si intona poi perfettamente con lo stile della mia Ruger. Estrema facilità di montaggio, prezzo direi conveniente considerato il prezzo di un buon freno di bocca sul mercato. Questo effettivamente è uno di quelli che probabilmente costa meno. È anche disponibile qui in Italia, che non è poco, perché spesso questi oggetti non sono reperibili qui da noi e bisogna quindi rivolgersi a un mercato estero. Io ed Alessandro l'abbiamo acquistato presso l'Armeria Regina. In ultimo, che dire, facilità di montaggio estrema, lo possiamo fare, chiunque di noi può farlo a casa senza nessun problema, veramente ci vogliono 5 minuti, una cosa semplicissima. Quando dovrò pulire la canna a fondo e vorrò quindi andare a pulire anche bene la parte terminale, non sarà assolutamente un problema smontarlo e rimontarlo, ci vorrà veramente pochissimo tempo. Ovviamente adesso rimarrà montato sulla mia carabina, quindi lo vedrete anche nei prossimi video, ci sparerò un po' dappertutto. Se dovesse mai uscire un qualcosa di negativo ce ne accorgeremo sicuramente, ma non credo. Ovviamente se pensate di fare tiro a lunga distanza e non avete ancora un freno di bocca, vi consiglio di montarne uno, perché questo facilita molto il lavoro così del tiratore, dovendo tirare appunto a lunghissima distanza e quindi riuscire a vedere l'impatto del proiettile, soprattutto quando non va a bersaglio, perché è proprio lì, e come vi ho detto prima, che avremo necessità quindi di riuscire a vedere cosa succede per capire dov'è l'errore e correggerlo. Spero che abbiate trovato il video interessante. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, quindi attivate la campanellina così non perderete le prossime uscite, e noi come sempre ci vediamo qui su Sendit.